Causa esoterica dell'aver venduto per forza il podere dietro casa. Qua è come se venisse suo nonno e gli dicesse, però ti ricordi che avevamo stabilito che questo prima o poi sarebbe avvenuto. E dice anche, che se allora, questa cosa ovviamente lo ferisce terribilmente, insomma, aveva un profondo affetto, no? Per tutti gli alberi che sono anche stati tagliati, eccetera. Però è come se in realtà se tutto fosse rimasto così, cioè i terreni di sua proprietà e gli alberi lì così, lui in realtà non avrebbe fatto una grande svolta nella sua vita che adesso sta facendo. Non avrebbe scelto, per esempio, di andare e di desiderare proprio così fortemente anche l'esperienza parigina. In qualche modo si è staccato da quei luoghi, la parte bella di quei luoghi, e quindi è rimasto è stato più propenso, diciamo, a un viaggio di mesi nella sua adorata Parigi, in qualche modo. Sì, e questo così sarà anche nel futuro. Lui non sentendolo più così tanto quello come luogo suo, ma anche un luogo che gli fa venire in un certo senso rabbia, si affaccerà proprio a nuovi luoghi, anche molto distanti da casa sua. Cioè, il viaggio lo vedo importante nella sua vita. C'è un messaggio che l'Olmo vuole lasciargli, quello tagliato. Sono sul tuo cuscino, su qualunque tuo cuscino. Il gelso. Ah, riguarda i suoi piedi. Non so perché i suoi piedi sono di gelso, come se tutti i frutti di gelso fossero lì ai suoi piedi. La quercia. Sono tua madre, sono tuo padre, la tua vera madre, il tuo vero padre, e tu mi hai riconosciuto. Rinato sente gli elementali quando passeggia nel bosco. Li Sì, ne ha grande rispetta. rispetto, sì, sì. Accetta i no, accetta le attese eventuali che vengono chieste, e ha anche chiamerei un timore reverenziale. Cos'è successo che tu puoi vedere, Monica, in una di queste passeggiate a Rinato? Ma adesso mi fa vedere una di queste passeggiate in cui lui ha un tono dell'umore molto basso e si attivano degli elementari lì che sono in quel momento disponibili, che sono molto giocosi, molto gioiosi. E riescono proprio a contagiarlo, di questa vitalità. E di inspiegabilmente, diciamo così, lui cambia il suo umore e la sua visione completamente nera, che era fino a un attimo prima, si trasforma e diventa verde e rosa. Poi sono certo il colore della natura, no? Mi immagino proprio un fiore rosa su un prato verde Mhm, e allo stesso tempo sono i colori del cuore. mhm. Esatto. Va bene, nel cinema il papà, come disincarnati la mamma, scomparsa 2 mesi fa. Volevo solo aggiungere una cosa riguardo agli elementali, perché è come se fosse venuto una specie di saggio maestro che a Mhm. volte è come se lo mettesse un po' in riga. Cioè, gli dà anche dei consigli, dei suggerimenti che potrebbero sembrare un pochettino, diciamo così, severi, ma in realtà sono frutto di una saggezza millenaria.
Ce li spieghi adesso questi insegnamenti? Mm, Allora, che possono variare ovviamente a seconda dei momenti della vita di Rinato, eh? Perché Mm. una, non l'ho capito bene, riguardava proprio i suoi studenti. Come no, perché non so se può spiegarli a me o è una, capisci, è una comunicazione elettiva con Rinato, perché è come se dicesse che mh, a volte bisogna farli schiantare. Io capisco così. Contro cosa? Non Eh, non so che dice, bisogna farli schiantare, perché probabilmente è come se loro appunto non accettassero dei consigli, dei suggerimenti, eccetera, devono proprio sbattere loro. Eh, e poi uno riguarda tipo le donne, eh, riguarda, non so, non capisco se in questo momento lui si propone come confidente, questo elementale, come suggeritore, come se lui dovesse ancora sperimentare di più con le donne, ok? Magari non fermarsi. come si chiama questo elementale insegnante? Io, Io? Io? io. E che aspetto ha? Lui dice io non ho un aspetto, perché sono energia. Posso manifestarmi e lo vedo tipo come ricoperto, in alcune zone da muschio e in altre come se fosse un'edera, quindi un qualcosa che scende. Io sono la forza della natura ed equilibrio. Cos'è la forza della natura? Anche lo schianto è la forza della natura. Di una pianta che cade? Sì, o dei ragazzi appunto che si devono schiantare, so, probabilmente contro le loro convinzioni, contro i loro errori. Invece di poverini, fa quello che vuole, amore della mamma, no, rimandato no, bocciato no, è colpa del professore, questa roba qui. Beh, spariamo sulla Croce Rossa e siamo senza frecce al nostro arco. Scelte dei genitori che poi avranno, mm, vedranno cosa succederà. Va bene, salutiamo io. Ci vuole lasciare con qualche messaggio? Si rivolge soprattutto a Rinato e dice in sintonia sempre, ascoltare sempre, oltre le orecchie.